Benvenuti a Italy Leads the Change, una serie di episodi con i protagonisti del territorio italiano e anche i nostri collaboratori. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Giovanni Barbagli, proprietario di una bellissima struttura in Maremma, che racconta un pezzo di storia proprio di questa terra che è ancora tutta da scoprire. La Capitana per noi rappresenta una struttura di riferimento nel territorio della Maremma per organizzare eventi, ma anche piccoli incentivi e team building, per avere veramente delle esperienze autentiche. Ma Giovanni ci racconterà un po' la storia. Ciao Sì. Giovanni. Ciao Laura. Allora sì, io ho la fortuna di essere il proprietario con tutta la mia famiglia, chiaramente, della Capitana, e dal circa fine anni 80, quando ho finito gli studi all'università, ho cominciato un po' a occuparmi della struttura, che si divide in una parte, agricola, quindi abbiamo deciso di impiantare, perché poi ti racconterò un pochino di storia, però di impiantare parte in olivi, quindi fare un oliveto di circa 8 ettari e mezzo, una cosa del genere, e circa 3 ettari e mezzo di vigna, visto che qui appunto, soprattutto in quegli anni, c'era, e poi si è sviluppato nel tempo, il boom del Morellino di Scanzano, che come è un vitigno storico, è un vino che esisteva da tanti anni, però è stato un po' riscoperto e rivalorizzato soprattutto in questi anni, e quindi noi abbiamo seguito un pochino questo filone. Nel frattempo ho deciso anche di cominciare un percorso di ristrutturazione della fattoria, che è comunque del fine 1700, quindi 1797, come inciso ancora sopra la porta d'ingresso, e quindi e anche lì c'era un pochino lo sviluppo, nascevano gli aiuti ai giovani imprenditori per quanto riguarda le ristrutturazioni degli agriturismi. In Toscana comunque l'agriturismo ha una tradizione importante, e quindi ho deciso di intraprendere questa attività. E quindi ho cominciato a ristrutturare, con l'aiuto chiaramente un po' dei genitori, un po' di mia mamma, che è sua in fondo la casa, che mia mamma c'è ancora, perché noi si parla, ma in fondo la mamma c'è e la casa è sua, e niente, col gusto, perché ritengo mia madre una persona con grande gusto e con la volontà, visto che lei ci ha vissuto anche qui in fattoria, soprattutto negli anni della seconda guerra mondiale, perché la storia vuole che la fattoria fu acquistata da mio trisnonno i primi del Novecento. E lui stava a Padova, era un ingegnere un po' luminare, insomma, un personaggio che insieme a un socio comprò questa fattoria. Poi il socio, per paura dei briganti che a quel tempo imperversavano in zona, si ritirò, e quindi il trisnonno, rimase in possesso della fattoria. Era una fattoria di oltre 1000 ettari, una fattoria con 12 poderi, una fattoria che, lo dice il nome, la Capitana. La Capitana, c'è un motivo perché si chiama la Capitana, perché sta su un poggio, domina il promontorio dell'Argentario, si vede l'isola del Giglio, magari dopo ve la faccio vedere, io la vedo ora, eccola lì. Si vede Puntala, si vede lì, e si vede Scanzano, insomma è una capitana, una vera capitana. A 360 gradi. Esatto, a 360 gradi, su questo poggio, e chiaramente, come erano le strutture di un tempo, c'è un po' di tutto, quindi dalla cappella al frantoio, granaio, abbiamo trovato una vecchia farmacia dentro, appunto, per le persone che avevano bisogno, e quindi un po' autosufficiente. Mia mamma, poi la famiglia si spostò a Roma,
anche per il discorso appunto della guerra, insomma, perché all'inizio era più sicura, per poi spostarsi e passare tutto il periodo della guerra qui con tutta la famiglia. Mia madre era bambina, però me lo racconta, me l'ha raccontato, e quindi ci ha trascorso gli anni della guerra. Poi si è sviluppata eredità, vendite, lasciti e cose varie. Ora la struttura, diciamo, è un agriturismo che con più di 30 posti letto, e poi c'è questi vecchi granai che li abbiamo ristrutturati, diciamo, nel rispetto. Lo scopo era ristrutturare il tutto nel rispetto di quella che era la tradizione, quindi niente è stato tralasciato, niente è stato modificato, se non per eventualmente risanarlo, ma assolutamente senza andarne a cambiare le caratteristiche. E quindi niente, questa è un po' la storia. E poi sono subentrato io perché toccava a me. Ecco. Ma io credo che ti abbiano trasmesso anche la passione per questa casa e per quello che poi può rappresentare per il territorio. È molto importante, secondo me, che queste tenute storiche rimangano prima della famiglia, perché comunque la famiglia può appunto raccontare le vere vicende di quello che è successo nel territorio, perché sono loro i protagonisti e chi meglio per raccontarlo. E poi perché comunque ecco, queste case che non sono state trasformate in qualcosa di lusso che non trasmette poi l'autenticità di un posto. Infatti, chi soggiorna alla Capitana, chi decide di soggiornare alla Capitana, che cosa si può aspettare? Ma chi soggiorna alla Capitana è, diciamo, è un cliente che poi ritorna, diciamo, perché si innamora della Capitana, si innamora come se fosse una persona, appunto, e si innamora dell'energia che trova qui, perché è quello che sento io, ma mi dicano di sentire i clienti. E quindi diciamo che da Giuliana, appunto, che è la direttrice, la persona che si occupa dell'accoglienza, che conosci anche te, che assolutamente non mette nessuno in soggezione a quella che è la casa e con la sua autenticità, è perfetta per quelle che sono le attività di contatto col territorio, di contatto con la natura, ecco, quindi perfetta qui vengono molto per fare yoga, bioenergetica, meditazione, corsi di musica che si organizzano, e quindi è proprio il suo, diciamo. Questo è quello che si vuole mantenere, il turismo che ci apprezza e si apprezza. Un turismo culturale, decisamente. Culturale, assolutamente. Allora, mi hai detto prima che avete comunque mantenuto l'attività agricola della fattoria, quindi ci puoi spiegare cosa significa l'ospitalità in cantina per conoscere il vino, l'identità del territorio e diciamo degustare, cioè capire come degustare un vino, l'ospitalità in cantina, la visita in cantina, come si può svolgere in un posto come la Capitana? Sì, diciamo che io in particolare, diciamo, non è una famiglia di viticoltori, non si viene da una tradizione storica, non si può dire. Però è un elemento, è una cosa che mi ha appassionato fin da subito, e quindi, diciamo, quando c'è la passione, diciamo, la tradizione è relativa, e quindi mi sono dedicato con l'enologo a capire che cos'è una vigna, come va trattata, come va vissuta, come va interpretata, per poi arrivare al frutto e al vino. Però il vino, e arrivare a degustare il vino, è l'ultimo atto di quello che c'è dietro, tutta la storia della vigna, da andare a guardarla, a assaporarne il chicco, a capire
e a crescere con delle persone che ti possono insegnare e trasmettere la loro passione. E poi si arriva in cantina, e quando si arriva in cantina si è già fatto un percorso, siamo a buona parte dell'opera, ma c'è tutta la parte di affinamento, tutta la parte di studio, di capire quel tipo di vino, quel tipo d'annata, la stagione come è andata, vedere che percorso far fare al vino e quindi che tipo di prodotto tirare fuori per poi arrivare a degustarlo. E quando lo vai a degustare vedi se quello che hai fatto nel campo, poi in cantina, quando arriva al bicchiere il lavoro è stato fatto bene. E questo si deve trasmettere al turista che viene qui a conoscerci. Assolutamente, sono d'accordo. La degustazione parte dalla vigna, assolutamente. Allora, ultimamente, spesso e volentieri, dopo con questo Covid-19, le persone si aspettano, anzi siamo tutti sicuri che il turismo, insomma, il turismo e gli eventi cambieranno. Se ci dovessero essere veramente dei cambiamenti, eh, quali potrebbero essere le opportunità da cogliere e soprattutto che cosa vorresti che cambiasse? Allora, sì, non si può negare che qualcosa è successo, qualcosa di grosso. Il Covid ha stravolto le abitudini, perlomeno nel medio-breve periodo. E sicuramente il turismo è cambiato, e soprattutto perché siamo alla soglia dell'apertura della stagione, anzi, nel mio caso sarebbe aperta. E quindi siamo a capire, siamo a domandarci, perché è una cosa che non era mai successa prima, quindi perlomeno per noi non c'è uno storico, come dire, era già successo e quindi mi comporterò così. Anche il governo, tutti noi siamo a chiederci come ci muoveremo. Diciamo che nel nostro caso io confido che quando riaprirà, quando si potrà riaprire insomma, la struttura, la capitana potrà avere dei vantaggi sicuramente per l'aspetto rurale per gli spazi aperti, per tutti quegli elementi che possono dare a un turista una certa sicurezza e soprattutto apprezzare la natura. Cioè la natura, come dire, ci ha dato un monito, no? Cioè, ragazzi, siete sulla terra, ma siete ospiti, e quindi va assolutamente rispettata, e questo è stato un segnale. E quindi riscoprire la natura e capire anche i ragazzi, i giovani soprattutto, con le tecnologie che ci sono ora, andare a riscoprire il territorio, gli animali, il calore, il vento, sono tutti elementi che sicuramente sono un punto forte su cui noi vorremmo fare leva. Ecco, questo è quello. Come cambierà, te lo dirò fra qualche mese. Ecco. Sì, non abbiamo, diciamo, nessuno ha la palla magica, però mi fa piacere che, ecco, avendo tutti più o meno avuto la stessa esperienza di essere rinchiusi, no, in casa, abbiamo capito appunto l'importanza veramente dell'assaporare un vino, di farsi una passeggiata appunto nella natura, di essere liberi, no? Quindi secondo me, insomma, e spero che cioè, spero che veramente saremo diversi da quello che eravamo 2 mesi fa, no? Con le nostre concezioni. Brava. E anche se io credo che deve continuare insomma, il viaggiare, ma con una consapevolezza e soprattutto un rispetto nei confronti del paese che si incontra. Quindi
la Capitana poi ecco c'entra appieno, già comunque secondo me eravate già diciamo, in quel canale di turismo culturale che secondo me è fondamentale per riuscire ad andare avanti adesso, ecco, dare un altro input alle persone. Vi state organizzando, ancora no, è troppo presto, per delle attività in un futuro prossimo, oppure avete già in piano qualcosa che volete magari proporre per adesso, oppure ancora no? Allora, scusami. Chiaramente noi avevamo una stagione abbastanza piena, programmata. Chiaramente l'impossibilità di riaprire piano piano, i clienti stanno giustamente disdicendo le prenotazioni. Ancora noi avremmo delle attività aperte per luglio e agosto, e quindi andiamo a vedere con dei corsi di yoga e corsi di musica che ancora sono in essere, diciamo, attualmente sono in essere. Guardiamo come evolverà, diciamo, la situazione. La nostra attività, cioè il nostro piano B, diciamo, chiamiamolo così, o perlomeno dove si vorrebbe puntare, è comunque a un turismo che cerca appunto la ruralità del posto, cerca posti come questo, cerca posti tranquilli dove si può mantenere, diciamo, il distanziamento sociale e vivere magari con i propri familiari in sicurezza, a contatto con la natura. Ecco, questo è dove andiamo a puntare. Sì, io credo che sia così. E secondo te la stagionalità quanto può essere importante per un futuro? Cioè, nel senso, sì, la stagionalità, voi siete aperti tutto l'anno, giusto? Allora, noi siamo aperti tutto l'anno, giusto? Ci teniamo di solito un paio di mesi, proprio quelli più freddi, gennaio e febbraio, che sì, siamo aperti, però principalmente li dedichiamo alla manutenzione della struttura, quindi facciamo lavori, anche quest'anno abbiamo fatto, insomma, diverse migliorie, però di base siamo aperti tutto l'anno perché è bello tutto l'anno, fondamentalmente. Soprattutto primavera, l'autunno e l'estate sono 3 stagioni magiche per i loro aspetti, quindi le passeggiate fatte ad autunno non sono da meno assolutamente di quelle fatte d'estate e primavera, quindi siccome questo è quello che si fa qui, oltre a una serata, una grigliata con gli amici, piuttosto che andare nei posti fantastici che ci sono qui a mezz'ora, Sorano, Sovana, Pitigliano, giù al mare, Parco dell'Uccellina, Monte Amiata, cioè ci si sbizzarrisce. E quindi poi uno la sera, diciamo, è appagato tranquillamente in tutte le stagioni. È vero, è verissimo. La Maremma per tutte le 4 stagioni. Un messaggio per chi vuole ricominciare a viaggiare. Un messaggio positivo. Il messaggio positivo? Il messaggio positivo è a viaggiare è una delle cose più belle, perché ti fa scoprire il mondo, diciamo, ti apre a incontrare persone, culture. Ovunque uno viaggia, deve viaggiare. È chiaro che questa situazione ci ha fatto paura, le persone sono un po' sono spaventate, ma è normale nell'indole umana. Di viaggiare consapevoli, ecco, di viaggiare senza paura, consapevoli di quello che uno fa, dove va, con chi va, ecco, ma di continuare a farlo, perché non c'è motivo per cui uno non debba farlo. Perfetto. Allora, io ti ringrazio Giovanni per il tuo tempo. Non so se la connessione ci permette di arrivare alla vista del Giglio, perché credo, io l'ho vista di persona, è qualcosa di spettacolare. Non so se riesci a girare. Proviamo. Dai, vi facciamo vedere questa vista meravigliosa.
ecco, quello che avete davanti, perfetto, benissimo. Quello che avete davanti a voi, quell'isola, è l'isola del Giglio. Esatto. E quindi poi girando poi per tutta la Capitana si può vedere tutta la Maremma a 360 gradi. Quindi ecco, potete vedere lo spazio enorme che per il distanziamento sociale va benissimo per retreat yoga, per cene. Guardate la bellezza di questo posto. È vero, anch'io me ne sono innamorata e tutte le volte che ci torno me ne innamoro, perché è veramente un posto magico, veramente bello. Guardate. Visto qualcosa? Sì, 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 perfetto, guarda. Allora io vi ringrazio, grazie Giovanni, Grazie a te. e ci aspettiamo alla Capitana. Grazie, un abbraccio. Un Ciao, abbraccio, grazie. ciao. Ciao.